Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Off-Road. Oggi sono alle prese con questo oggetto misterioso. È un decanter per vapori di olio motore. Quindi a che cosa serve? Praticamente dobbiamo sapere che i vapori di olio motore possono formarsi a seguito di evaporazione dovuta alle alte temperature raggiunte dall'olio. Questo avviene specialmente nelle zone di contatto con le canne dei cilindri e nella testata. Anche l'acqua del circuito di raffreddamento, quindi il paraflu, può evaporare e dare vita a della condensa. Per evitare che tutti questi vapori possano innalzare la pressione nelle zone del motore all'infuori dei cilindri, dove invece deve esserci, viene realizzato uno sfiato. Nel caso della Panda lo sfiato è sul coperchio punterie. Da questo sfiato fuoriescono quindi questi vapori, ma da sé che è importante che questo sfiato non venga mai ostruito, specie nei motori un po' vecchiotti dove magari potenzialmente le fasce dei pistoni possono essere usurati e quindi dei vapori dalla camera di combustione fuoriescono. Tempo addietro questo sfiato era diretto attraverso un tubo direttamente a terra nell'ambiente, quindi oggi per motivi ovviamente ambientali, per abbassare quindi la carica inquinante di questi vapori di olio, viene convogliato tutto in aspirazione dopo il filtro dell'aria, quindi a valle del filtro dell'aria. In questa maniera il filtro dell'aria non si sporca, ma vanno a sporcarsi il collettore di aspirazione e il corpo farfallato, come avviene infatti nel caso della Panda. Con questo affare andremo a fare, che ha due beccucci, andremo a fare un bypass. Praticamente il tubo con i vapori dell'olio, anziché andare direttamente in aspirazione motore, andrà dentro questo contenitore dove praticamente entra il tubo, la frazione dell'olio della condensa rimarrà intrappolata in questo contenitore qui sotto, questo bicchiere, e quindi non andrà ad imbrattare l'aspirazione e l'out uscirà fuori, diciamo, la parte aerea, che verrà questa volta sì portata in aspirazione. In questo video vedremo come installarlo. Nel frattempo, ovviamente, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, mettere un mi piace e lasciare un commento per farmi sapere se avete installato o comunque avete intenzione di installare anche voi un decanter per vapori di olio. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Andiamoci a vedere un po' il materiale che occorre. Oltre al decanter ho acquistato dei tubi che sono resistenti sia alla benzina che all'olio e che hanno un diametro interno di 16 mm. Poi mi sono premunito con un po' di rivetti filettati in maniera tale che se devo fare il foro nella carrozzeria poi potrò avvitarci la vite senza dover mettere il dado dietro. Nella confezione troviamo anche diversi adattatori da 1,5 cm, da 1,3 e da 1. Io ho scelto questo da 1,5 perché mi entrano perfettamente nel tubo. Poi nella confezione abbiamo le classiche fascette a stringere, in più abbiamo degli O-ring che vanno applicati sull'adattatore per poter sigillare e non avere perdite. Abbiamo poi un filtrino che può essere posizionato superiormente al decanter e serve qualora noi non vogliamo far rientrare il tubo in aspirazione, quindi praticamente dal coperchio punterie entra nel decanter e praticamente la parte liquida rimane sotto e la parte gassosa esce attraverso il filtro. Io invece voglio che però la parte gassosa dei vapori rientrino in aspirazione, quindi questo filtrino lo levo. Infine c'è un tubo dato in dotazione ma fa pietà e quindi non lo userò. Quindi tra gli adattatori sceglierò questo qui da 1,5 e andrò a metterne uno nell'in e un altro nell'out. Poi abbiamo superiormente questa asticella che ci permetterà di controllare il livello di riempimento
dell'olio, un po' come succede nell'asticella dell'olio motore. Questo è il bicchiere dove si riempirà di olio. E qui abbiamo uno spazio per poterci mettere, volendo, anche un filtrino, una spugnetta metallica o qualcos'altro, però per ora lascio così. Quindi ora non mi resta che andare a vedere dove poterlo posizionare nel vano motore, che ho già visto essere abbastanza ingolfato. Il mio vano motore è molto intasato di parti, infatti qui c'è il riduttore del GPL, qui c'è tutto il sistema che porta il GPL al riduttore e quello che lo porta agli iniettori. In più qui sotto c'è anche il tubo di raffreddamento. Qui a sinistra c'è la vaschetta dell'acqua, quindi questa zona è abbastanza intasata. Quindi da qui il tubo dovrà entrare attraverso in qui nel decanter e l'uscita out dovrà andare alla scatola del filtro dell'aria. Quindi ora vado a togliere il filtro dell'aria e andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Tolgo la scatola del filtro sganciando. Vado a mettere tutto nel carrellino portaattrezzi che vi ho presentato in un precedente video e vi linko qui sopra. Tolgo le due viti, tengono l'airbox in posizione. Ovviamente se la vostra auto differisce ci sarà da levare l'airbox in altri modi. Qui sotto c'è attaccato il tubo che recuperi i vapori dell'olio. Quindi il tubo del recupero vapori dell'olio si innesta qui ed è qui che dovrà innestarsi l'uscita del decanter. Vediamo un po' com'è la situazione. Questo è il coperchio punterie, qui abbiamo il tubo che a sua volta si divide in due tubicini. Il beccuccio che permette ai vapori di essere aspirati direttamente nel collettore aspirazioni è questo qui. Questo lo tapperò, quindi la connessione tra il coperchio punterie e il corpo farfallato rimarrà, però ci sarà un bypass che è quello del decanter. Per tappare questo beccuccio utilizzerò questo tappino che ho in un vecchio cilindretto dei freni che ho conservato e ho visto che ci va perfettamente, ci calza proprio a pennello. In questa maniera i vapori non andranno nel collettore di aspirazione ma andranno solo nel corpo farfallato. Ovviamente ci sarà il decanter frapposto. Vado a rimuovere il tubo originale Fiat, la fascettina la posso riutilizzare. Quanto riguarda invece i tubi che ho acquistato, sono dei tubi che vanno bene per gli oli e la benzina e sono da 16 mm diametro interno. Quindi questo verrà inserito qui ed entrerà nel decanter, poi a sua volta uscirà dal decanter e andrà nell'airbox. Arrivati alla morsa, io ho già piegato, dandogli delle belle martellate e tenendolo fermo nella morsa, questa prima parte che nelle mie intenzioni è da mettere così. Sotto lo taglierò e magari ci farò un secondo buco col trapano a colonna per fissarlo e dall'altra parte creerò un'altra staffetta così, in maniera tale che posso agganciarle. Questo lo attacco sulla carrozzeria e questo lo attacco sopra. Faccio un attimo il punto della situazione. Allora, dal coperchio punterie, il tubo, ho deciso di farlo passare largo, quindi di allungarlo per portarlo qui. Avendo visto che qui è molto scomodo, il tubo tende a strozzarsi e quindi avrei un effetto di attappamento di questo beccuccio di uscita che sarebbe alquanto deleterio. Quindi ho allungato il tubo e me lo sono portato fino a qui perché voglio attaccare il decanter qui. In questa maniera i tubi non si incroceranno, quindi non ci sarà il flusso che fa così, oppure peggio ancora il flusso che fa così, e quindi si crea anche il fatto che il tubo passerebbe sopra il coperchio che si scalda, quindi si seccherebbe subito. Ho deciso quindi di creare una staffa così, una semplice staffa ad angolo e una piccola staffettina qui su. Andrò a fissarla qui. In questa maniera il decanter rimarrà in questa posizione e potrà accettare l'in qui, poi eventualmente lo taglio, e l'out andrà sotto all'airbox
dove sta questo beccuccio. Quindi ora procedo a fare un foro, metto un rivetto filettato da 5 e avvito questa staffa più piccola. Inizio a fare un preforo da 3 mm qui dove ho fatto il punto bianco, ma prima ci metto una spatola dietro perché c'è praticamente un grosso fascio di cavi e non vorrei che il buco mi penetra troppo rapidamente, perdo il controllo e vado a tranciare qualche cavo facendo grossi danni. Quindi una volta messa la protezione faccio il foro. Adesso aumento man mano le punte per fare un foro un po' più preciso possibile e allargandolo fino a 6,8 che è il diametro del rivetto per M5. Con un Dremel do una pulita a questo foro. Metto ora il rivetto filettato da 5. Una volta che ho fatto il foro per la vita M5 ho messo gli o-ring sui beccucci. Io ho scelto quelli da 1,5, poi li avviterò una volta installato e vado a posizionare il decanter. Metto la staffettina con la vite M5 e la sua rondellina. Cerco di posizionare il decanter in una posizione più verticale possibile, anche se credo che non incida molto se è in posizione un po' reclinata in avanti, tanto comunque il liquido va a riempire questo bicchiere che io comunque saltuariamente svuoterò, e controllando anche tramite l'utilizzo di questa bacchettina. Avendo messa la staffa fissa sulla carrozzeria e potendo ruotare, in questa maniera posso gestirmi l'orientamento. Poi alla fine stringerò tutto per bene. Quindi ora passo a innestare i tubi. Qui dovrò mettere una fascettina perché ho unito due tubi. Qui ci vuole ovviamente una fascettina, metterò tutto alla fine. Qui taglio un po', utilizzo delle belle tronchesi della Beta. Prima fascettina qui. Ma per quanto riguarda l'ingresso nel decanter, la linea è terminata, ho fascettato tutto e vado a imboscarlo. Quindi così, e va all'ingresso. Poi l'uscita l'attaccherò all'airbox. Per quanto riguarda l'out, vado a stringere, come ho fatto per l'in, l'adattatore e metto il tubo che andrà all'airbox con la sua fascettina. Vado a tagliare il tubo che andrà innestato sull'airbox. Così. Una volta tagliato il tubo, andiamo a vedere che sull'airbox c'è questa piccola protuberanza e dovremo fare un'incisione sul tubo quasi a ricreare quella del tubo originale, in maniera tale che, come avveniva nel tubo originale, possa entrare meglio, più in profondità. E poi metterò la solita fascetta. Senza stringere troppo, visto che il beccuccio è interamente di plastica e si rischia di romperlo. Quindi ora vado a completare mettendo l'airbox sul corpo farfallato. Fisso l'airbox con le sue due viti. Ora
non mi resta che andare a fissare per bene e a stringere le viti del decanter. Una volta fissato possiamo vedere che quando dovrò svuotare il serbatoio di olio basterà praticamente svitare. La posizione è un po' scomoda, ma meglio non si riusciva. Svitando piano piano potrò svuotare il contenitore che si sarà riempito di olio. Controllo del livello dell'olio. Faccio vedere come ho sistemato. Dal coperchio punterie entra nel decanter, la parte liquida si accumulerà qui e l'out, l'uscita quindi dal decanter, la parte diciamo di aria, verrà aspirata in aspirazione attraverso l'airbox. Quindi ora rimonto il filtro, rimetto il filtro, faccio un piccolo aggiornamento dopo soli 2000 km, vediamo che ci sta dentro. Praticamente essenzialmente olio emulsionato e acqua che è la condensa, nient'altro che la condensa. Niente di che, però è tutta roba che sarebbe finita in aspirazione. Ed eccoci giunti al termine di questo video, nel quale ho installato il decanter per vapori di olio motore nella Fiat Panda 169, però ovviamente lo stesso tipo di installazione si può fare anche su altre auto. Bisogna solo capire da dove escono i vapori di olio e dove vanno a innestarsi, in quale punto dell'aspirazione del motore. Quindi se questo video ti è stato utile ti invito a mettere un mi piace, a lasciare un commento e a iscriverti al canale attivando la campanellina. Quindi con questo è tutto, un saluto, alla prossima!